Ve lo consiglio proprio, questo per me è Natale, Mamma mia, il profumo. Prima di fare un cappello su questa ricetta, dare una spiegazione, facciamo direttamente un'azione. Mandorle si mettono su una teglia, si va in forno 100 gradi per almeno una mezz'oretta. Eccomi, prima azione fatta. Invece ora vi dico che cosa vado a fare. Vado a fare il roccocò, biscotto famosissimo del napoletano, di cui ora vi dirò la spiegazione di dove nasce questo nome, perché nasce questo nome, perché naturalmente ho chiesto a un pasticcere napoletano e io gli ho chiesto che cosa sono i roccocò e lui mi ha detto un biscotto di Natale. E io ho detto ma che vuol dire Natale? Quindi questo mi dà un po' la dimensione di tutte le informazioni che ho saputo. Tra le altre cose, all'interno c'è una cosa che è veramente speciale, che è un mix di spezie che si chiama pisto. Dentro c'è la cannella, chiodi di garofano, noce moscate, si sente un profumo. Gli ho chiesto ovviamente spiegazioni. Mi ha detto no, questa è una cosa che fanno gli elfi per Natale. Ecco, quindi c'è tutto un po' di mistero dietro questo biscotto che poi è realmente anche abbastanza semplice da fare. Cominciamo? Allora, una bella ciotola, farina, zucchero, mescoliamo insieme, aggiungo il pisto, il famoso prodotto preparato dagli elfi solo per Natale e solo per Napoli ovviamente. Arancia candita, aroma arancia, poi acqua tiepida. Tiepida vuol dire che se toccate l'acqua non biscottate, e ci si scioglie dentro l'ammoniaca. E si rovescia all'interno. Un po' come succede anche per la frolla, per questo tipo di impasti, non va lavorato molto, va fatto assorbire tutta la farina e basta. Rimetto l'impasto dentro la ciotola e ora si aspettano le mandorle. Appena le mandorle sono pronte proseguiamo, ma manca poco. Eccole qui, appena uscite dal forno, sono calde e si rovesciano così calde subito insieme alla pasta. E ora si lascia riposare per qualche secondo, 1 minuto, 2 minuti. Questo passaggio poi serve semplicemente ad ammorbidire un po' la pasta. Se la pasta è già morbida, in realtà potete fare anche velocemente. E ora si fa prendere le mandorle dall'impasto. Allora, si va sul peso, la cosa migliore è proprio andare sul peso, più o meno diciamo si fa un biscottone di un centinaio di grammi. Ok, 100 grammi. Si crea proprio un salsicciotto, non deve essere tanto piccolo. L'importante è non romperlo, ma è rischioso e la cosa succede perché ci sono le mandorle, quindi fate attenzione. Poi la farina si agevola, però non lo usate troppo. Poi la chiusura è abbastanza semplice, chiudete, vedete, portate verso il centro e premete sopra. Ecco qua, il primo l'abbiamo fatto e ora piano piano facciamo tutti gli altri. Non ne mettete troppi in una pentola, in una teglia da forno, perché comunque un pochino poi si gonfiano, quindi è meglio lasciare spaziati. In questo caso ne ho messi 6. Prima cosa, pennellare con l'uovo.
ora abbiamo dato la prima pennellata, perché se ne danno almeno 2 di pennellate di uovo, però tra una pennellata e l'altra 2-3 minuti, quindi fra 3 minuti do l'altra pennellata di uova. Passati un paio di minuti si dà l'altra pennellata. Allora, ora andiamo in forno, temperatura del forno 180 gradi statico e tenete un cartoncino, neanche un mestolino, un cartoncino un pochino più spesso, per lasciare leggermente socchiusa la porta del forno in modo tale che il vapore esca fuori. Tempo di cottura una ventina di minuti. Eccoli qui, usciti dal forno da qualche minuto, guardate quanto sono belli. Allora, il rococò non si mangia subito perché ma io lo assaggerò ugualmente. Se si mangia ora è ancora morbido, in realtà deve diventare quasi duro come una pietra. Però vi voglio far vedere una cosa. Questo è il rococò giusto, si deve intravedere ancora il buchino nel mezzo, eccetera, eccetera. Guardate invece quelli sbagliati. Stessi ingredienti, guardate l'effetto, stessi ingredienti, guardate come è venuto liscio. Sapete perché? Perché, ma mentre stavo girando, quindi se riguardate il video lo vedrete, aggiungo una quantità eccessiva di ammoniaca, perché proprio non ci ho fatto caso, c'è una cosa, ho rovesciato e ho girato. Va messa proprio un pizzico e la mettete. Ecco, questo comunque è il risultato. Volete sapere com'è? Allora, dovrei aspettare un paio di giorni, ma io 2 giorni non li aspetto, quindi assaggio subito. È super profumato perché poi questo odore di spezie è incredibile. Buono. Ha il suo perché anche da tiepido. Ve lo consiglio proprio, questo per me è Natale, eh. Mamma mia il profumo. Mi porto anche uno di questi secchi secchi. Alla prossima!